non interessa a nessuno se alla fine la torre è più alta di quella dell'altro team. Cosa sono i colloqui di gruppo e perché esistono? Pensate a un'azienda. Se sta cercando dei profili junior, ovviamente non ha molti parametri per selezionare dei candidati. Fondamentalmente chiunque esca dall'università, se ho bisogno di un ingegnere, mediamente qualunque ingegnere che esca da un'università è un potenziale candidato. Magari ci possono essere delle cose che fanno la differenza, il voto di laurea, il quanto tempo si è laureato o delle caratteristiche tipo un indirizzo specifico, oppure se qualcuno ha collaborato con l'azienda durante il periodo di tesi, ma fondamentalmente in qualunque situazione un'azienda stia cercando un profilo junior, quindi entry level, i candidati per la maggior parte sono allo stesso livello. Necessariamente per ottimizzare i tempi, le risorse e quindi i costi di una selezione, per i profili junior il primo passaggio delle selezioni tipicamente è un colloquio di gruppo. Cosa caratterizza un colloquio di gruppo? Quando parliamo di un colloquio di gruppo, fondamentalmente si tratta di giornate, tipicamente mezza giornata, una giornata intera, in cui si mettono insieme una serie di candidati. Nella mia esperienza sono sempre stati in gruppi tra i 5 e i 10 candidati. Queste selezioni considerate che spesso vengono fatte da ditte esterne. Mi spiego. Un'azienda definisce un job profile, quindi dice esattamente che cosa si deve fare per un certo lavoro e quali sono le caratteristiche attese. La prima scrematura, la prima selezione dei candidati ovviamente è il lavoro, se vogliamo, un po' più grossolano, dove veramente in maniera binaria questo è papabile o no per determinate caratteristiche viene fatta. Quando si deve parlare di profili junior, ma anche per quelli senior in maniera diversa, alcune volte questa prima selezione viene fatta da qualcun altro, quindi si dà un outsourcing questa attività. Che significa che se io sono un profilo senior, molto probabilmente la prima selezione, il mio primo contatto sarà con un cacciatore di teste, headhunter, persone che ricevono dall'azienda delle indicazioni molto precise. Questa è la job description, questa è la tipologia di candidato, occupati tu di verificare se questa persona per caratteristiche, skill, competenze linguistiche, behavior, attitudine, comportamento o interessi può veramente coprire questo ruolo in questa azienda. Quando parliamo invece dei profili junior, questa attività viene tipicamente data a delle aziende che si occupano della prima selezione. Il motivo per cui questo si può dare facilmente in outsourcing è perché non conviene economicamente avere all'interno dell'azienda una struttura che sia specializzata nella selezione di questo tipo, in questo tipo di attività, perché non sono a tantissimo valore aggiunto rispetto a quello che può essere il costo di avere una unità oppure una divisione o un team specificatamente addestrato fisso per tutto l'anno, anche perché non è che ogni settimana si selezionano in gran numero candidati. Quindi questa attività molto probabilmente sarà data in outsourcing ed è il motivo per cui tipicamente il colloquio di gruppo, se vogliamo, è un'attività estremamente standardizzata. Questo è anche il motivo per cui consiglio sempre di fare tanti colloqui, soprattutto per lavori per i quali non siamo terribilmente interessati, che non sono nella nostra top list, proprio perché una volta che ci alleniamo a fare colloqui di gruppo probabilmente ci tornerà utile quando avremo il prossimo colloquio di gruppo, quello importante, perché non disteranno molto gli uno dagli altri a livello di attività, di logiche e quant'altro. La logica del colloquio di gruppo rispetto al colloquio individuale fondamentalmente si riassume con questo concetto: quando sei un neolaureato sei un potenziale inespresso. Quindi l'azienda non può sapere come performi sul posto di lavoro, ma deve partire dal come interagisci, come ti comporti. Quando sei un profilo senior, sei un potenziale già espresso, per cui l'azienda può selezionarti inizialmente in base a quello che hai già fatto. E questo è il motivo per cui a inizio carriera farete quasi sempre selezioni di gruppo come primo step. Cosa possiamo aspettarci quando veniamo invitati per un colloquio di gruppo? Abbiamo spedito il curriculum, tipicamente ci presentiamo il giorno dell'intervista, del colloquio, con ovviamente copia del nostro curriculum in 3-4 copie. Questo è un punto importante, ricordatevi sempre di portare
più copie del vostro curriculum stampato, perché se ci dovesse essere un incontro magari avete davanti 2 o 3 persone e avere a disposizione il vostro curriculum da dare a loro può essere una cosa importante. Non che loro non ce l'abbiano, anzi, però far vedere che avete eventualmente pronta la soluzione anche nel caso non dovessero ricordarsi di voi o non dovessero avere con loro il vostro curriculum aiuta, anche perché magari nel frattempo avete aggiunto qualcosa, l'avete aggiornato, per qualunque motivo è buona prassi. Quindi aspettatevi di essere accolti, vi registrate, tipicamente c'è un desk all'ingresso ed entrate in una stanza dove troverete questa configurazione, una stanza grande con un tavolo tipo tavolo riunioni, quindi un tavolo tondo, un tavolo quadrato. Non c'è, quando si fa il colloquio di gruppo, la logica dei tavoli verso un oratore, verso un espositore, quindi tipicamente, siccome siete tutti quanti allo stesso livello, sarete tutti e 5-10 attorno a un tavolo e il gruppo di selezionatori sarà posto in un angolo, loro avranno il loro desk e questo è fondamentale per capire qual è la dinamica. Come si può articolare una giornata di selezione di gruppo? Aspettatevi di dover passare attraverso 3 o 4 esercizi che vengono fatti tipicamente in gruppo. Dovete pensare una cosa: l'obiettivo del selezionatore è individuare il candidato che a livello di comportamento, a livello di personalità, è quello che può avere un miglior fit con l'azienda. Quando si parla di selezioni junior, ovviamente stiamo parlando sempre degli stessi identici valori e delle stesse identiche caratteristiche. Primo di tutto, collaborazione, capacità di comunicazione, rispetto, interazione, networking con gli altri. Questo cosa significa? Durante la giornata vi daranno degli esercizi da fare. Come dicevo, alcuni di gruppo, per cui magari vi dividono in 2 squadre, altri in cui ci si mette tutti insieme per risolvere un unico problema, ma il punto fondamentale è che chi vi valuta nel colloquio di gruppo non sta valutando il task specifico, ma sta valutando voi e il vostro comportamento. Vi faccio un esempio. Vi troverete davanti a situazioni tipo: con dei pezzi di Lego bisogna costruire qualcosa, oppure con delle cannucce creare un ponte, o con dei rotoli di nastro adesivo e carta bisogna fare una torre o un qualunque tipo di costruzione. Il punto fondamentale è che nessuno va a valutare la torre, il ponte. Non interessa a nessuno se alla fine nel tuo team la torre è più alta di quella dell'altro team. Quello che guardano è come interagisci con le altre persone, quanto sei rispettoso degli altri, quanto cerchi di lavorare più come team che come individuo. Per prendere un paradosso, proprio analizziamo nello spettro il caso estremo: 2 team di 5 persone, in un team ci sono questi 5 che collaborano, si aiutano, ognuno dà la sua soluzione, cercano di integrare tutto, sono molto rispettosi e creano la torre di 1 metro. Nell'altro team si odiano, c'è uno che faccio tutto io, trova e tira fuori una torre di 1,5 metri. Ovviamente non è un team vincente quello, perché, ripeto, quello che guardano non è l'esito del task, non è l'outcome del progetto o della challenge specifica, ma è l'interazione tra le persone, perché queste persone stanno cercando qualcuno che inizierà a lavorare in un'azienda, cioè qualcuno che inizierà a lavorare in un team. Qualche dritta che per me è fondamentale, soprattutto basata sull'esperienza. Mi è capitato più di una volta di vedere questa dinamica. Si arriva nel gruppo e inizia anche l'esercizio, ci si presenta, magari c'è una fase di presentazione, i selezionatori spiegano come si articolerà la giornata, quali saranno i passaggi e si inizia con il primo task. Dopo 5 minuti arriva un candidato in ritardo. Ora, nessun candidato arriva in ritardo il giorno di una selezione, a meno che non ci siano cose gravissime. Quello che fanno è, quando arrivano i candidati in quel famoso desk in cui ci si registra, ad uno random diranno: tu aspetti ad entrare, non impatterà minimamente sulla tua valutazione perché ci serve che qualcuno entri in ritardo. Perché lo fanno? Perché se nel mio team di 5 persone siamo in 4 perché uno manca, quando arriva la quinta persona dopo 10 minuti e abbiamo 30 minuti per risolvere un esercizio, lì è un punto fondamentale. Ci sono le persone che siamo già 10 minuti dentro il progetto e quindi vanno avanti con un treno e neanche guardano la persona che è arrivata, se non il saluto. Invece la mia reazione in quel caso è stata: fermi tutti, investiamo 3 minuti per allinearci e dargli tutte le informazioni sul progetto
vincerte sulla challenge perché stiamo aumentando del 25% il potere del nostro team. Passare da 4 a 5 significa che aumentiamo del 25% la capacità di lavoro del team. Questa cosa l'ho fatta naturale perché tra tutti i miei difetti, per fortuna non c'è quello di essere un solista, però mi sono accorto con la coda dell'occhio che automaticamente questo ha creato una reazione nel team, perché era esattamente quello che stavano cercando. Voi immaginatevi di avere davanti questi 4 candidati, arriva il quinto, parte del loro team e non se lo fila nessuno. Perché? Perché siamo già a 10 minuti, ci aiuterai nel prossimo progetto. Non è assolutamente teamwork, non è assolutamente un modo di fare squadra. Quindi vi troverete durante la giornata una serie di situazioni nelle quali si testeranno e si verificheranno le vostre azioni a questo tipo di situazione. Quindi le cose su cui vi dovete concentrare sono comunicazione. Dovete essere sempre rispettosi, molto chiari. Se ci sono dei punti non chiari o che devono essere meglio specificati, chiaritelo subito, ditelo subito: scusate, ma io questa parte non l'ho capita, cerchiamo un attimo di essere certi che stiamo andando nella giusta direzione, sia all'interno del team che con i selezionatori o con gli altri team. Siate assolutamente collaborativi, evitate di fare i fenomeni, evitate di fare i primi della classe. Altra esperienza che mi è capitata: team, non mi ricordo quale fosse il task perché sono passati 25 anni, all'interno del team, classica whiteboard, bisognava lavorare su qualcosa e c'era questo candidato che prende il pennarello, parte e inizia a scrivere cosa doveva succedere secondo la sua idea. Non si era confrontato con nessuno aveva dato a lui il task di iniziare a scrivere ed aveva detto delle cose sbagliate che magari con un approccio più collaborativo sarebbero state compensate e gestite. Nel momento in cui aveva cercato di fare il fenomeno, il team l'ha, non dico rigettato, però dopo 2 minuti, scena terribile, questo ha chiuso il pennarello ed è tornato a sedersi. Perché? Perché per esempio non era stata ancora completata la prima fase. Se un team di 5 persone avete 30 minuti per completare un task, i primi minuti utilizzateli per capire chi fa cosa. Allora decidiamo chi va a scrivere alla lavagna tutte le informazioni, chi ha una bella grafia, chi se la sente, chi vuole prendere le note, chi è veloce a scrivere, chi si sente in grado di non perdere informazioni, chi invece vuole occuparsi di finire i documenti perché è veloce a digitare e via discorrendo, no? Questo fa vedere come all'interno del team si inizia a capire chi è in grado di gestire le risorse. Queste sono dritte molto importanti. L'altro punto fondamentale è: non siate competitivi. Non c'è una logica di vincere il test, c'è una logica di superare la selezione del comportamento, per cui non andare, non barare, non copiare, non rubare dal team avversario, perché non è importante quanti mattoncini Lego avete impilato, quanto alta è la torre. È importante il rispetto, la professionalità e le dinamiche tra voi e tra gli altri. Questo è un punto fondamentale. Tutto questo si riassume con: lasciate l'ego fuori dalla porta. L'ego sia nelle non i mattoncini Lego, proprio l'ego sia nelle selezioni che durante la vostra carriera. Ego is the enemy. Leggetevi il libro, metterò un link in descrizione, un libro fantastico in cui si parla dello stoicismo, però si affronta in particolare il punto di come, quando metto l'ego davanti alle mie decisioni, spesso e volentieri posso prendere delle decisioni o fare delle azioni assolutamente sbagliate, e le selezioni di gruppo sono un esempio perfetto di questo. Come poi può svilupparsi la giornata è: dopo 2 o 3 esercizi di questo tipo probabilmente ci possono essere anche dei colloqui individuali, e questo può essere anche un indicatore, perché a me sono capitati dei casi in cui dopo gli esercizi di gruppo c'erano proprio dei test, per cui queste 10 persone, dopo aver lavorato a destra e sinistra, dopo la pausa pranzo magari c'erano che bisognava fare dei test psicoattitudinali, quindi a quel punto ognuno aveva il suo desk e faceva le sue cose. Tra parentesi, attenzione anche alla pausa pranzo e a tutte le interazioni. Questo è un punto fondamentale che dovete considerare, vale in generale. Quando voi andate in un'azienda, il modo in cui voi trattate la persona che è della vigilanza, la persona alla reception, la segretaria o tutti quelli che incontrate, vi assicuro che sarà fondamentale. È assolutamente standard
che dopo che una persona è entrata negli uffici si chieda alla persona alla reception o alle persone dello staff come si è comportata. Se si arriva e in maniera arrogante e indisponente si parla con quelli alla reception perché sono semplicemente le persone alla reception, o in ascensore si fanno commenti, si sta al telefono, queste cose vengono registrate, anzi spesso sono proprio delle tecniche. Assicuratevi che nell'arco dell'intero processo di selezione, e il processo di selezione inizia da quando varcate la soglia dell'immobile, non dell'ufficio, siate professionali, educati, disponibili e il più possibile voi stessi rilassati. In alcuni casi potrebbero esserci degli esercizi in cui vi mettono in competizione, delle negoziazioni, dei giochi di ruolo. Questo è un punto fondamentale. Lì dovete stare molto attenti e qua si ricollega al discorso dell'ego. Quando c'è una discussione, e può esserci sia nei giochi di gruppo che nei giochi di ruolo che in una negoziazione, quando c'è una discussione assicuratevi di discutere del problema e non della persona. Assicuratevi di attaccare o confrontare l'argomento, l'idea. Non fatevi intrappolare in liti e discussioni con l'altra persona. Quindi ti sbagli? No. L'argomento per me non è forte. Stai dicendo cavolate? Quello che dici non è corretto? No. Credo che queste informazioni debbano essere verificate. Probabilmente ci sono delle fonti diverse che hanno opinioni diverse. State molto attenti perché questo è un passaggio fondamentale, ma in generale nella carriera. Sempre discutere sull'argomento e mai sulla persona, sull'individuo. Altro punto a cui fare attenzione sono le pause, perché anche lì vi giocate la partita. Le pause non sono pause, non è Tana libera tutti, abbiamo la pausa pranzo o la pausa caffè ed è finita la selezione. No, anche quella è parte integrante della selezione e lì si vede come interagite, dove vi sedete, con chi parlate, se fate team, se state cercando di fare i piacioni, se state cercando di allisciarvi i selezionatori. Sono tutte dinamiche che vengono osservate, per cui state attenti e ricordatevi che durante l'intero processo di selezione ogni fase, per quanto possa essere formale come un test o informale come una pausa caffè o pausa pranzo, ognuna di queste fa parte del processo di selezione. Ricapitolando, ricordatevi, il colloquio di gruppo è il modo in cui un'azienda verifica la vostra capacità di lavorare e collaborare con altre persone. È vero, è una selezione, di quelle 10 persone probabilmente 2 passeranno al passaggio successivo, ma non è questo il punto. Non dovete andare lì per sfondare, sgomitare o fare le scarpe agli altri, perché siete tutti allo stesso livello. Quello che farà la differenza sarà il vostro comportamento. Spero questo argomento vi sia piaciuto e che lo troviate interessante. Io credo che creare un bridge tra il mondo universitario, tra il mondo puramente accademico di formazione e il mondo del lavoro sia una cosa estremamente importante. Per questo in questo canale mi piace condividere quella che è stata la mia esperienza in 24 anni nel mondo corporate in una serie di aziende e tutta quella che è la mia esperienza nella selezione quando ho sia sostenuto colloqui di gruppo individuali che fatto selezioni lato azienda, perché ovviamente negli anni sono passato poi dall'altra parte. Ricordatevi di aggiungere nei commenti domande o richieste per approfondimenti, perché credo che sia un argomento estremamente interessante e più di una persona ho visto che mi ha chiesto dettagli che ho cercato di riassumere in questo video, però fatemi sapere se ci sono altri punti che vi interessano. Se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video.